questo nuovo tutorial di progetto liturgico. Quest'oggi voglio parlarti delle caratteristiche del mantello per il cavaliere dell'ordine equestre del Santo Sepolcro. In questo periodo si sta facendo un gran parlare dei mantelli e delle caratteristiche, e questo fondamentalmente perché da circa 5 anni io propongo ai miei clienti un mantello sartoriale che non ha nulla a che vedere con i prodotti dozzinali che da sempre si trovano nei soliti negozi di Roma, Napoli o in giro per il paese. Quella che oggi ti voglio mostrare è la abissale differenza tra il mantello fatto in laboratorio su misura, un mio mantello, ed un mantello normale. E lo faremo focalizzandoci su 4-5 elementi che devi tenere sempre a memoria quando deciderai di fare il tuo acquisto. Partiamo da un aspetto che nessuno ti mostrerà mai: l'ampiezza, cioè del mantello. Questo è il mio mantello, questo è un mantello fatto da altri che mi è stato portato in riparazione. Benché non si possa recuperare un granché, io personalmente ho sistemato il collo. Partiamo dal discorso dell'ampiezza. Allora, questo è il mio mantello. Un mantello che io realizzo è estremamente ampio, è una intera ruota di tessuto, è ampio tanto quanto un vero mantello capitolare. Puoi ben vedere il grande dispendio di tessuto. Questo, al contrario, è un mantello ordinario. Lo puoi vedere da te. È molto più striminzito, c'è molto meno tessuto. Lasciando cadere il tessuto, guarda che differenza tra un mantello e l'altro. Qui hai la sensazione di molto tessuto, molto ampio, molto cadente, con delle pieghe simmetriche. Qui hai nettamente la sensazione di qualcosa di molto arrangiato, striminzito, davvero poco onorevole per chi è abituato a vestire con un certo decoro. Parliamo delle chiusure, per esempio. Allora, abbiamo gli alamari di ordinanza. Io personalmente prevedo dunque il gancetto sul collo ed un secondo gancetto. Il secondo gancetto serve anche ad evitare che le decorazioni si inseriscono all'interno. E questo invece è l'alamaro. Bene. Guarda le dimensioni, guarda come sono cuciti i ganci. Sono tutti particolari che invece non troverai nel mantello comune, a partire dall'enorme gancio posizionato sul collo. È davvero enorme, si vede a distanza. Guarda cosa accade. Vi è almeno 1 centimetro di spazio tra i due lembi del tessuto, davvero bruttissimo, per non parlare del secondo gancetto, che addirittura non prevede nemmeno il simmetrico del gancetto sull'altro lembo. Io personalmente non riesco ad agganciarlo. Ecco qui, ci è voluto un po', ma guarda quanto rimane aperto il mantello. Secondo me non va bene. E questo è un aspetto. Questioni finiture. Ti riapro il mantello. Questo è il mio mantello, guarda. Io prevedo una tasca di tipo sartoriale. Il mio mantello prevede una fodera che è tutta rifinita. Una tasca costruita con la stessa tecnica delle tasche delle giacche da uomo. È tutto rifinito internamente, a mano, il mio mantello. Il fondo lo è, affinché non si consumi e con il tempo non escano dei fili penzolanti. Guarda, ad esempio, la cucitura del centro dietro. È tutta rifinita in pulito, esattamente come una giacca da uomo, di quelle belle che puoi comprare o farti fare dal sarto. Quindi vi è un complesso di finiture che rendono questo mantello equiparabile al capo a una giacca da uomo. Spostiamoci invece su quest'altro mantello. Guarda com'è. Lo apriamo. Vi è una fodera
cucita sempre in questo modo particolare, cioè una fascia che sale, lascia libera tutta questa parte qui. Ma al di là di questo, guarda come viene montata questa fodera, con dei punti a mano che inevitabilmente dopo 2 o 3 utilizzi diventano lenti. Questa fodera tra un po' si staccherà. Non solo, chi ha confezionato questa fodera? Guarda, l'ha tagliata con le forbici e l'ha lasciata così. Questo capo sfilerà a breve. Un altro particolare, quella che ti ho fatto vedere prima, la cucitura del centro dietro. Sempre per risparmiare tessuto, guarda cosa fanno. Utilizzano tutto il tessuto e lo lasciano sfilato. È davvero inguardabile una cosa del genere. Non darei mai a un mio cliente un capo fatto in questa maniera qui. Ma quale cavaliere acquisterebbe mai una giacca in negozio dal sarto realizzata in questa maniera qui? Questo è quello che trovi in negozio. Altro aspetto, facciamo velocemente, la croce. Questa è la classica croce che realizzo in laboratorio, ricamata direttamente sul tessuto, con i bordi nettissimi, velluto, tutti pezzi simmetrici. Questa perché la ricamiamo direttamente. Guarda invece cosa rischi di acquistare in un negozio normale. Un pezzo di tessuto sagomato a croce, ma tagliato con le forbici, in quanto tale i pezzi non saranno mai simmetrici, non saranno mai precisi, puoi notare qui la differenza tra i bracci. E poi tutti questi pezzi vengono cuciti a macchina, con l'inevitabile conseguenza che i lembi si sollevano. Puoi vederlo da te, insomma, è una croce a cui ormai si è abituati, però non è il massimo. Questo è quello che rischi davvero di acquistare in negozio. L'ultimo aspetto, questo voglio che ti sia davvero chiaro, il collo. Questo è il collo sartoriale, costruita con la tecnica del sottocollo e del sopracollo. Questa tecnica necessita di molto tempo per la lavorazione, è un processo lungo, ma la certezza del risultato è totale. Questo collo girerà sul tuo corpo, come il collo di un capospalla, di una giacca da uomo. Questo è il classico collo fatto frettolosamente dalla sarta in casa o dalla sarta che lavora in uno dei soliti negozi. Guarda qui, un solo pezzo. Io questo l'ho sostituito, quello originario era questo qui. Incredibile che una persona possa acquistare o che un negoziante possa vendere qualcosa del genere a un cliente. Magari sei un professionista e ti fanno andare in giro vestito così. Bene. Siamo alla fine di questo breve tutorial. Io volevo richiamare la tua attenzione su alcuni aspetti fondamentali. Io credo che se stai vedendo questo video sei una persona che intende mantenere il proprio decoro quotidiano e il proprio stile personale anche nella vita associativa dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Diversamente immagino che non sareste rimasto qui con me a scoprire queste caratteristiche, ma avreste provveduto velocemente ad acquistare il solito mantello in negozio. Se però hai bisogno di ulteriori informazioni, hai qualche dubbio su un acquisto già fatto o vuoi commissionarmi la realizzazione del tuo prossimo mantello, da cavaliere o da dama, allora puoi contattarmi sul sito progettoliturgico.it, troverai la mia mail, i miei recapiti telefonici e potremo facilmente sentirci e realizzare la tua opera. Grazie e al prossimo tutorial.